Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sostituisco il sindaco della nostra città, Michele Guerra, a Roma per una missione istituzionale. Lo sostituisco volentieri, rappresentando la città, ringraziando chi mi ha preceduto, il fondatore di questa straordinaria realtà imprenditoriale, che non mi pare proprio essere ancora una multinazionale tascabile, come mi pare qualche anno fa descrisse. Complimenti, orgoglio, perché in questo territorio, così come in altri, possano crescere realtà imprenditoriali straordinarie, che sanno investire, che sanno osare, che sanno cos'è la competizione. Devo dire, da amministratore pubblico posso probabilmente solo immaginare quanto sia difficile una competizione a questi altissimi livelli, incentrata sull'innovazione tecnologica, incentrata su ricerca e sviluppo, incentrata sulla sostenibilità. Cercando di comprendere meglio, per questa occasione, l'ambito di iniziativa della vostra impresa, mi pare davvero che abbiate sfide importantissime che richiedono una capacità quotidiana nell'innovazione, nella capacità di intraprendere e nello sfidare anche con la realizzazione di imprese al di fuori dei nostri confini, norme, contesti diversi dal nostro e sicuramente altrettanto sfidanti. Un'ammirazione quotidiana. Io sto cercando in questo primo anno di mandato di conoscere in particolare i siti produttivi, in particolare le realtà, anche B Corp, che rendono Parma eccellente, ovviamente, anche e soprattutto dal punto di vista dell'impresa. Impresa che in questo territorio, in questo distretto, in questa provincia così feconda è riuscita appunto anche in provincia, voi siete riusciti in provincia a realizzare. Pensare a quanto in questo perimetro così ristretto comporta anche dal punto di vista della capacità di rendere visibile all'estero l'impegno, l'ingegno italiano è appunto motivo d'orgoglio, cui noi possiamo corrispondere come rappresentanti delle istituzioni pro tempore soltanto cercando di rendere il più possibile trasparenti, il più possibile all'interno di una progettazione e di una programmazione anche di area vasta efficienti le nostre politiche. Siamo in una fase feconda, importante, a un anno dall'avvio del mandato amministrativo che ha eletto Michele Guerra sindaco della città di Parma. Abbiamo incentrato questa prima parte e quella che verrà di questo mandato amministrativo su coordinate, su fondamentali assolutamente chiari, assolutamente importanti che stanno quotidianamente richiedendo a noi che questa capacità di confronto con il sistema delle imprese appunto possa non solo esistere ma possa rappresentare contaminazione e reciprocità, ovviamente fatti salvi diversi ruoli anche con il sistema produttivo della nostra città e della nostra provincia. Abbiamo B Corp, abbiamo imprese che ci insegnano in relazione alla sostenibilità, in relazione alla responsabilità sociale di impresa, come, cosa e quanto possa rappresentare una opportunità per tutto il territorio e non soltanto per le imprese stesse la loro presenza nella nostra città e nel nostro territorio. Abbiamo alcune sfide importanti, piano urbanistico generale al 2050, questa è la nostra visione, patto sociale e abbiamo, e a breve, entro il mese di ottobre, sottoscriveremo con la Commissione europea la sfida di essere una delle 9 città italiane, una delle 100 città europee prescelte dalla Commissione per raggiungere la neutralità carbonica al 2030. Parma 2030 è e sarà un'occasione per assumere nuove responsabilità. Sono assolutamente soddisfatto nel constatare come poco prima appunto della sottoscrizione del patto climatico di città con la Commissione praticamente tutto il sistema produttivo della città di Parma ha voluto dare un contributo e ha formalmente aderito a questo percorso. Un percorso inedito che porterà a trasformazioni significative che va nella direzione che la Commissione, che l'Unione Europea hanno ormai da tempo indicato. È un riferimento importante per noi in un collegamento, in una relazione istituzionale positiva con Stato, Regione e ovviamente all'interno del territorio e dell'ambito di Parma questa necessità di Europa. Noi sappiamo perfettamente che solo essendo coerenti e all'interno dei migliori percorsi di innovazione, di responsabilità che l'Europa indica, anche questo territorio potrà avere ulteriori opportunità
Parma 2030 è sicuramente uno di questi percorsi che, ne sono certo, contaminerà attraverso la relazione col mondo delle imprese, con le istituzioni scientifiche e universitarie della nostra città, complessivamente la comunità parmense. Un'occasione importante che, appunto, ancora una volta, nel segno della sostenibilità cercherà di rendere utile tutto il lavoro amministrativo, tutto il lavoro istituzionale anche alla crescita all'interno di una dimensione di sostenibilità del nostro territorio, senza mai dimenticare ovviamente tutto ciò che possiamo, dobbiamo fare per garantire libertà e diritti anche alla dimensione cittadina. Questa è la storia della città di Parma. Un benvenuto a tutti coloro che sono giunti a Parma per questa straordinaria occasione e davvero complimenti all'Incotec per questa occasione, per i primi 50 anni che sono certo saranno seguiti da ulteriori momenti di crescita e di condivisione con il territorio mondiale. Grazie e buon compleanno.